Arunachala. Qualche volta Bhagavan chiamava Arunachala la montagna della medicina. Era solito dire: per tutte le malattie del corpo e della mente, la Giri Pradakshina è una buona medicina. Per fare in modo che le persone assaggiassero un po' di questa medicina, spesso prescriveva una pradakshina giornaliera per quei sadhu che passavano la maggior parte del loro tempo seduti in meditazione. Diceva loro che fare la pradakshina era un buon metodo per mantenere la mente nel sattva guna. Bhagavan una volta parlò della grandezza di Arunachala, comparandola a una famosa montagna del Ramayana. Quando Rama, Lakshmana e il loro esercito entrarono in Sri Lanka, disse, Indrajit, il figlio di Ravana, lanciò contro di loro una freccia molto potente. La freccia fece perdere coscienza persino a Rama e a Lakshmana. Tutti nell'esercito, eccetto Hanuman, persero i sensi. Hanuman si diresse rapidamente in India e ritornò con un'intera montagna che conteneva l'erba curativa Sanjivini. Quando l'aria che aveva toccato quest'erba arrivò a Rama, a Lakshmana e alla loro armata, si risvegliarono e guarirono. Bhagavan concluse questa storia dicendo: questo Arunachala è più potente di quella montagna. Occasionalmente, quando i devoti chiedevano a Bhagavan di spiegare la grandezza della collina, egli sedeva in silenzio. Queste esibizioni di Mauna, silenzio, erano le sue risposte alle domande. Altre volte era più propenso a parlare. Nel marzo 1938, in risposta alla domanda di un visitatore, fece un breve riassunto di alcune delle storie scritturali su Arunachala. La grandezza di questa collina è stata descritta da differenti persone in molti modi. Nei Purana, antiche scritture, è detto che all'interno di questo Arunachala c'è una caverna. Si dice che anche che là vivano molti siddha, esseri perfetti, e asceti. Il Guru Namah Shivaya ha cantato della grandezza di questa collina. In uno dei suoi versi dice che la montagna chiama a sé coloro che stanno praticando intensamente Jnana Tapas. Quando Ambal, la consorte di Shiva, stava eseguendo Tapas ad Annamalai, uno dei nomi di Arunachala, il demone Mahishasura della testa di bufalo venne a parlarle. Perché non mi sposi? Chiese. Quale felicità hai trovato facendo tapas? Quando Ambal la rifiutò, divenne violento. Ambal immediatamente si trasformò in Durga.
la paurosa forma di Ambal, semplicemente desiderando che il cambiamento avvenisse. Questa trasformazione spaventò Mahishasura così tanto che decise di tornare a casa per radunare la sua armata prima di impegnarsi nel combattimento. Ambal, che conosceva i suoi piani, gli mandò l'Itopadesa attraverso Sarugamuni. L'Itopadesa è un piccolo trattato che contiene il consiglio per Mahishasura. La parola significa buon consiglio. Poiché questo Itopadesa era disponibile soltanto in sanscrito, chiesi a Bhagavan di scriverlo in Tamil. Egli ne fece graziosamente una traduzione parziale componendo il seguente verso. Questo luogo sacro, Arunachala, è sempre la dimora di gente retta e devoti. Qui le persone inferiori che intendono nuocere agli altri periranno, venendo afflitti con molte malattie, e il potere del malvagio sarà perduto in un attimo, senza lasciare traccia. Perciò non cadere nel tremendo fuoco dell'ira del Signore Arunachala, la cui forma è una collina di fuoco. Cosa chiedete? Domanda? Sì. Sì. Capito qualcosa? No. Ma alla montagna è attribuito un significato che non comprendo. Come? Ha un significato particolare la montagna? Che... Sì, c'è la storia, la dice, cosa la montagna chiama Arunachala, no? Ci sono tanti significati. Achala vuol dire la montagna. Arun vuol dire il sole, dove il sole nasce, dove c'è il fuoco. Che vuol dire il fuoco riferisce a tapas. Tapas vuol dire austerità, fare meditazione. La vita spirituale è chiamata anche tapas. Quindi un montagna è andato a fare tapas. Anche come leggenda ci sono grotta, là ci sono tanti siddhas, no? Vuol dire rishi, santi, saggi, vivono tutte storie. Comunque, ancora nel Ramayana c'è una storia, nella guerra, tutta la parte Boni, già s'unito, perché dalla parte l'altro mandato un'arma che si è unito. Quindi solo è rimasto Hanuman, la divinità Hanuman. Quindi vari rishi detto salvare, risvegliare tutto, deve andare l'Himalaya a portare una erba che chiama Sanjivini, ancora si usa Sanjivini, che risvegliare. Quindi è andata l'Hanuman volando, lui vola, no? Che riferisce, Hanuman riferisce a Vayu, il vento, no? Il Vayu. Quindi un attimo lui puoi andare anche il vento ovunque, no? Quindi la vedeva la Sanjivini non riconosciuto. Cosa erba Sanjivini? No? E quindi le ha chiesto qualche indicazione mentalmente e risposto illuminato.
quindi lui vedeva ovunque illumina varie erbe, tutte illumina, lui vedeva tutte illuminate, quindi non capivo cosa deve prendere, cosa che varietà. Quindi pensavo, forse è meglio portare tutta la montagna, così non sbaglia. Lui ha preso tutta la montagna e ha messo sulle spalle volando. Si vedrà il suo porto sempre la montagna con la mano. Venendo, ecco, nell'Arno c'era un pezzo caduto là. Ecco, cosa è diventato questa montagna? Quindi qui particolarità. Dopo la storia lui ha portato tutti i suoi atti, così la storia la finisce, no? E quando un pezzo è caduto è così più importante, questa è la storia sai, sempre leggenda, tante storie anche Ciala era un ashram, ci sono tanti altri ashram là c'è, e questo è il famoso, poi c'è altra? Lorenzo, non hai ascoltato? Ho ascoltato, sì, però tante rimane difficili. Quando ascoltando cosa preso, compreso, capito? Compreso. Sono tanti nomi. Tanti nomi non conoscibili, non comprendibili. Dice, la montagna chiama a sé coloro che stanno praticando intensamente Jnana Tapas. Jnana Tapas vuol dire, tapas, pensiamo cos'è la meditazione, così facciamo, diciamo, il Tapas, scriviamo un mantra e dice la Tapas, cantiamo mantra e dice la Tapas, ci sono varie. Uno comincia a pensare distacco, disinteresse egoistico, e cosa dice Jnana Tapas? E sembra uno viva una vita con distacco, fai tutte le cose con disinteresse, non interesse solo, e è una Jnana Tapas. Senza ego, quindi. Come? Senza ego. Sì, non solo senza ego, senza aspettativa, non deve avere un'aspettativa, quindi imparare un'azione a fare senza motivazione. Sempre motivazione è un'aspettativa. È quello che dice anche la Bhagavad Gita, se non mi sbaglio. Bhagavad Gita dice pure questa cosa. Anche nella Bhagavad Gita c'è scritto di fare... Sì, Karma Yoga, Bhagavad Gita, parlo di Karma Yoga. E cos'è il Sanatana Dharma, Hindu Dharma principale, dice, la vita è un'opportunità fare la tapas. Ogni cosa tu fai, deve fare in modo tapas. E in modo di diventare tapas è necessario affrontare le difficoltà, una parte, e comprendere come distacco, non attaccato, comprendere il distacco. E poi un'altra parte come devozione, comprendere unito, tutto in unione. Quindi ci sono tapas, puoi interpretare varie modi. Poi la storia, cosa l'ha capito? Sì, quella di Hanuman, che hai detto. No, c'è un'altra storia con la montagna, dopo l'ho venuto a vivere, della montagna come la Shakti, no? Sì. No, C'è un asura vuol dire un cattivo venuto a chiedere a sposare. Sì, è che lei non trasforma lui non è, capisce. Quindi è la montagna come è qua la Shakti, l'energia divina femminile, quindi suo opposto come ego, diciamo, un asura vuol dire cattivo, demone, l'è venuto, mi sposi. Invece cosa ha fatto la Shakti? Prese una forma ancora terribile, quindi che riferisce, quindi, perché tu sposi e la portare avanti la progenie, no? E questo sembra Maya, quindi lei dice io sono Maya,
Quindi fate vedere la Maya questa forma terribile. Prakriti, la prego. Natura, tutto, infinito. L'infinito cosa mai finisce. Come il progeny o la natura, Maya, Prakriti, tutto lo stesso concetto. Questa, come una riflessione, questa, non è origine, è riflessione. E così l'ha presa questa forma. Io già sto in dopo vengono guerre, romane la guerra, dopo la Shakti sempre vince, Shakti sempre vince. Bene, grazie. Grazie. Om Sakana Bhavatu Sarano Bonaktu Sarviryam Karavavahe Tejasvinavati Tamastu Mavit Visarvahe Aum Shanti Shanti Shanti. Budevi Budevam Bhojanam Bhojanam Prasadam. il cielo, la terra, la sua benedizione, la sua nutrizione, la sua protezione. Curiamo e amiamo. Ricordiamo Santa Nati, facciamo un saluto di gratitudine. Grazie, grazie, grazie. Buona giornata per tutti. Buona Grazie, giornata. Santa. Maestro, grazie.